Ciao a tutti! Eccoci al quarto tutorial in cui andremo a rinnovare le ante della nostra cucina trasformandole in questo modo, partendo dalla versione originale di colore beige. In questo video andremo a capire quanta pellicola servirà per rinnovare non solo le ante ma anche i cassetti della cucina. Partiamo dunque da questo primo aspetto, ossia il calcolo del materiale necessario. Spesso infatti ci chiedete come calcolo quanta pellicola mi serve, come devo misurare, eccetera, eccetera. Oppure non riesco a capire dal sito quanti metri devo comprare. Insomma, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. La prima cosa che dobbiamo decidere è cosa voglio rinnovare. Voglio rinnovare solo le ante? Solo il frontale? Anche i bordi? Anche il retro? Voglio rinnovare anche i cassetti? Dobbiamo avere le idee chiare. Prendiamo come esempio questa anta. Se voglio applicare la pellicola adesiva solo sul fronte, dovrò calcolare solo la dimensione effettiva del frontale. Mentre se vorrò applicare anche sui bordi, dovrò aggiungere alla dimensione del frontale anche la profondità dell'anta e calcolare dei centimetri di materiale extra per fare il risvolto posteriore e garantire la corretta tenuta nel tempo. L'importanza di una corretta applicazione viene spesso tenuta in secondo aspetto perché si cerca sempre di limitare la quantità di materiale necessario. Se ho deciso di rinnovare solo la parte frontale, mi basterà calcolare la larghezza dell'anta e abbondare di pochi centimetri perché non mi serve alcun risvolto. Ma se decido di rinnovare anche il bordo, non posso semplicemente piegare e tagliare a filo del bordo stesso, perché rischierò che a distanza di tempo la pellicola tensionata possa sollevarsi. Dovrò quindi abbondare in modo sufficiente per estendere l'applicazione ad almeno 2-3 cm anche sul retro dell'anta. Esempio pratico. Voglio rinnovare le mie ante bordo compreso. Come faccio? Valuto nel complesso quanti cassetti piccoli ci sono, quante ante e quanti cassetti grandi. Per ognuno di essi dovrò misurare la larghezza e la lunghezza. Prendo il metro e misuro prima di tutto la larghezza della mia anta. Poi prendo un cartoncino e scrivo questo dato esatto. Vedete come ho fatto? La mia larghezza è di 45 cm. Misuro l'altezza dell'anta che corrisponderà alla lunghezza della pellicola adesiva necessaria. Scrivo anche questo dato, 75 cm. Ci siamo? Ora, dal momento che io voglio fare anche bordo e margine posteriore, dovrò applicare la regola del più 10, che mi consente di applicare sia sul bordo, da 2 cm in questo caso, sia sul retro per altri 2-3 cm. Aggiungo quindi alla mia misura calcolata prima 10 cm in più sia in larghezza che in lunghezza. Lunghezza che andrò a moltiplicare per il numero di ante da rinnovare, cioè nel mio caso sono 3. Scriverò quindi 55 cm dove era 45 e 85 cm dove era 75 cm. Moltiplico gli 85 cm per 3, che sono il numero di ante, e alla fine ottengo questo valore. Larghezza 55, lunghezza 255 cm. Se controllo sul sito di artesy.com potrò vedere che la larghezza disponibile che si avvicina alla mia sarà 60 cm, mentre la lunghezza che andrò ad ordinare sarà quella del rotolo pretagliato da 2,5 m, dal momento che con il margine calcolato posso comunque permettermi qualche centimetro in meno. Spero sia chiaro. Passo a misurare i cassetti adesso. Calcolo la loro altezza che è di 20 cm ciascuno e lo scrivo. Misuro la larghezza per secondo in questo caso. Sono circa 46 cm. Stessa cosa di prima, scrivo e aggiungo ad ogni misura 10 cm di abbondanza. Calcolo il numero di cassetti che sono 4 e ripeto lo stesso procedimento di prima. I 20 cm di altezza diventano 30, disponibili come larghezza sul sito, mentre i 45 cm di larghezza diventano 55 cm, che poi moltiplicati per 4 cassetti diventeranno 220 cm. Dovrò quindi ordinare la larghezza 30 cm con lunghezza 2,5 m. Il medesimo procedimento lo adotto anche per i cassetti più grandi.
Calcolerò la larghezza della pellicola adesiva partendo dall'altezza del cassetto e sviluppo il calcolo della lunghezza sulla base della larghezza del cassetto in questo caso. Vale la stessa regola che nel mio caso diventa molto semplice dal momento che ho un colore a tinta unita. Nel caso di una texture con venature legno, ad esempio, dovrò valutare la direzione delle venature e calcolare larghezza e lunghezza su questo aspetto. Vi ricordiamo infine che sul sito di artistic.com potete ordinare facilmente selezionando per primo la larghezza necessaria. E poi la lunghezza, che può essere non solo in rotoli pretagliati, ma anche al metro lineare, dove la quantità inserita nel carrello corrisponde alla metratura totale. Ad esempio, se ho bisogno di 4 metri lineari, dovrò semplicemente inserire il valore 4 nel campo della quantità, avendo indicato come opzione di lunghezza al metro lineare. In questo modo riceverò un rotolo largo 60 cm e lungo 4 metri lineari. Ovviamente su un unico rotolo continuo. Non arrivano 4 rotoli da 1 metro, non avrebbe alcun senso, non vi pare? Bene, speriamo che grazie a questo video specifico abbiate un'idea più chiara di come calcolare quanta pellicola vi serve. Nel prossimo tutorial passiamo alla fase applicativa sulla nostra anta, con alcuni trucchi molto interessanti. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!